Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a trattare una tipologia diversa di carte fintech, ovvero le carte smart. Sto parlando di questo tipo di carta che si chiama Curve. Non è una carta conto, quindi non si può ricaricare tramite un bonifico, non si può ricaricare tramite un conto corrente o in contanti. E allora giustamente direte, cosa ce ne facciamo di una carta che praticamente è inutile dal metodi di pagamento più classici? Lo andiamo a vedere dopo la sigla. È una carta che può racchiudere al suo interno diverse tipologie di carte. È come se fosse un raccoglitore dove al suo interno andrete a depositare tutte le carte in nostro possesso. Questa sorta di raccoglitore ha dei vantaggi. Prima di tutto permette di controllare tutte le transazioni di tutte le nostre carte in un unico posto, ovvero l'applicazione di Curve. Ci permette di pagare, ma soprattutto anche di prelevare a uno sportello tramite tutte le nostre carte, ma utilizzandole semplicemente una sola, di ottenere dei vantaggi per la sua natura, ovviamente di carta smart e fintech, ma soprattutto ci permette di andare in giro con solo una carta e invece di portarcele dietro magari la carta del bancomat, la carta di credito, la carta di Binance, la carta di Bitpanda e tutte quelle che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Per poter utilizzare questo servizio vi basterà scaricare l'applicazione sia per Android sia per Apple, vi lascerò il link in descrizione. Una volta che l'avete scaricata, aggiungere una carta è semplicissimo, poi vi faccio vedere la modalità cellulare. Basterà andare alla voce aggiungi carta, digitare e completare il report che ci viene chiesto, fare una sorta di piccola verifica e la carta verrà aggiunta in pochi secondi. Un'altra funzione molto utile all'interno di questo raccoglitore è che se noi andiamo ad effettuare un pagamento, ad esempio con la carta A, ma ci accorgiamo che dovevamo usare la carta B per qualsiasi motivo, abbiamo il tempo sufficiente, una volta che abbiamo già pagato, di invertire la transazione, quindi i soldi ci verranno scarati dalla carta che volevamo utilizzare veramente. Per fare ciò è necessario aprire l'applicazione, andare sulla transazione che abbiamo erroneamente, chiamiamo così, sbagliato, e andare a cambiare il processore di pagamento e in quel modo andremo a invertire le carte che abbiamo utilizzato. Ci sono dei limiti per fare questo reverse della transazione? Sì, dovete farlo entro 14 giorni, mi sembra un tempo sufficiente per accorgerci di aver sbagliato a usare una carta piuttosto che un'altra. E ovviamente la transazione deve essere inferiore all'importo di 1000 sterline. È anche vero che per un importo di 1000 sterline o superiore staremo ben attenti a vedere quale carta dobbiamo utilizzare. Una volta ordinata, la carta arriva a un lasso di tempo che va da 6 giorni a 15 giorni. Chi può richiedere la carta, un vincolo, deve essere per forza maggiorenni, quindi dai 18 anni in su. Nessun minorenne può chiedere questo tipo di carta. Ci sono 3 diverse tipologie di carta con piani diversi. Quello Curve blu è completamente gratuito, è quella che vi ho fatto vedere poco fa nel video. Vi lascerò il link in descrizione per visionare questa tabella dove potete vedere la differenza che c'è tra il piano gratuito e il piano a pagamento. Io vi posso tranquillamente dire che col piano gratuito mi trovo benissimo, non occorre, se non avete particolare necessità, passare ai piani premium. Comunque, in breve, i pagamenti della stessa valuta sono praticamente senza limiti e completamente gratuiti. Per quanto riguarda i pagamenti con valuta estera, per il piano gratuito c'è un limite di 500 sterline e il 2% di fee. I prelievi bancomat della stessa valuta sono completamente gratuiti. Anche i prelievi con valuta estera sono gratuiti, però nel piano Basic e nel piano blu c'è un limite di 200 sterline. Ovviamente l'importo viene calcolato su base mensile, quindi 200, massimo 200 sterline in valuta estera al mese. Superiore alle 200 sterline ci sarà una fee del 2%.
Vi lascerò comunque tutti i link in descrizione e qualora vogliate provare la carta e registrerete il vostro account e scaricherete l'applicazione attraverso il mio referral link che vi lascerò in descrizione, io avrò 5 sterline come bonus e voi avrete 5 sterline come bonus, quindi è un referral link win to win dove entrambi guadagniamo qualcosa. Questo praticamente è come si presenta l'applicazione, vedete che ci sono le carte che ho aggiunto e eventualmente la spesa di oggi 60 euro dove c'è scritto l'importo e dove sono andato a spendere questi soldi. Per aggiungere una carta è semplicissimo, basta cliccare su Add New Cart e andare a compilare tutti i report che vi viene chiesto. Una volta completato il processo e la verifica si viene direttamente reindirizzati alla home page e la carta viene messa a disposizione. Per scegliere una carta piuttosto di un'altra per effettuare un pagamento, come vedete, io adesso ho la mia carta BancoPosta come processore principale, posso eventualmente scegliere la PostePay Evolution. Adesso in questo momento, se volessi andare a pagare utilizzando la carta di Curve, i soldi mi verrebbero scalati dall'applicazione PostePay. Per ritornare precedentemente alla versione BancoPosta, rivado a ricliccare. Come potete vedere, poi abbiamo anche la possibilità di inviare ad un amico, andare a vedere le nostre transazioni e ovviamente il nostro account, dove possiamo bloccare la carta, verificare il nostro codice PIN, fare l'upgrade a un piano superiore, gestire il nostro piano e andare a vedere i limiti di spesa che possiamo fare. Vi ripeto, una cosa utile, a parte pagare con un'unica carta senza portarci in tasca tutte le nostre carte, anche per sicurezza, magari potremo anche evitare di perderle, possiamo andare a prelevare su un qualsiasi ATM utilizzando la carta Curve. In automatico, anche se noi andiamo a prelevare all'ATM, verranno scalati sulla carta che abbiamo messo come processore principale. Anche per oggi il nostro appuntamento è terminato, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e supportare il mio lavoro con delle condivisioni o lasciandomi un like ovviamente se avete piacere, a unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Io vi ringrazio per l'attenzione di cuore e ci vediamo domani.